Gli esercizi proposti hanno l'obiettivo di favorire la mobilità della mano e del polso. Si consiglia di ripetere tutto il ciclo di esercizi con entrambe le mani, comodamente seduti ad un tavolo e con la schiena dritta, facendo attenzione a non trattenere il fiato. Si raccomanda di eseguire gli esercizi dopo aver scaldato le mani, soprattutto in inverno. In presenza di ulcere è bene non sollecitare la zona, quindi evitare sia l'applicazione di caldo che il movimento, ma è importante comunque muovere le articolazioni circostanti per non perdere la mobilità. Appoggiare l'avambraccio sul tavolo tenendo il polso su un supporto morbido e chiudere la mano senza stringere. Ora muovere lentamente il polso avanti e indietro. Ripetere 10 volte. Appoggiare i gomiti sul tavolo tenendo la mano chiusa senza stringere. Muovere il polso lentamente avanti e indietro. Ripetere 10 volte. Partire con il gomito appoggiato sul tavolo. Ruotare lentamente il polso e l'avambraccio in entrambe le direzioni per tutta la sua escursione, fino a raggiungere il punto di tensione. Ripetere 10 volte. Con l'avambraccio e la mano appoggiati sul tavolo, aprire e chiudere le dita. Ripetere 10 volte. Appoggiare i gomiti sul tavolo e incrociare le dita. Muovere lentamente il polso avanti e indietro per 10 volte. Appoggiare i gomiti sul tavolo e incrociare le dita. Ruotare lentamente il polso e gli avambracci in entrambe le direzioni per tutta l'escursione, fino a raggiungere il punto di tensione. Ripetere 10 volte. Appoggiare i gomiti sul tavolo e incrociare le dita. Muovere lentamente i polsi dai due lati, portando così le mani verso il viso e verso il tavolo. Ripetere 10 volte. Con il gomito appoggiato sul tavolo, far scendere le dita distese come se fossero il becco di una papera e riportarle su. Ripetere 10 volte. Con il gomito appoggiato sul tavolo, flettere lentamente le dita ad uncino. Ripetere 10 volte. Tenendo l'avambraccio e la mano appoggiati sul tavolo, tamburellare lentamente un dito alla volta. Ripetere 10 volte. Appoggiare l'avambraccio sul tavolo. Unire la punta del pollice e dell'indice come fosse una pinza. Ora muovere le due dita alternando la forma di un cerchio a quella di una goccia. Ripetere 10 volte. Appoggiare il gomito sul tavolo e con l'altra mano portare il polso in estensione fino al punto di tensione. Mantenere la posizione per 10 secondi. Ripetere 5 volte. Appoggiare il gomito sul tavolo e con l'altra mano portare il polso in flessione fino al punto di tensione. Mantenere la posizione 10 secondi. Ripetere 5 volte. Appoggiare gli avambracci sul tavolo e con l'aiuto dell'altra mano piegare le dita fino al punto di tensione. Mantenere la posizione 10 secondi. Ripetere 5 volte. Appoggiare gli avambracci sul tavolo e con l'aiuto dell'altra mano piegare le dita all'indietro fino a sentire una leggera tensione sul palmo. Mantenere la posizione 10 secondi. Ripetere 5 volte. Tenendo gli avambracci appoggiati sul tavolo, distendere un dito alla volta applicando una leggera tensione con pollice e indice dell'altra mano. Mantenere la posizione 5 secondi. Ripetere 3 volte per dito. Partendo con le mani giunte, muovere le mani verso il basso senza staccare i palmi. Fermarsi quando si sente una leggera tensione e mantenere la posizione 10 secondi. Ripetere 5 volte. Appoggiare gli avambracci sul tavolo e unire gli indici e i pollici. Cercare di aprire lo spazio tra pollice e indice fino a sentire una leggera tensione. Mantenere la posizione 10 secondi. Ripetere 5 volte.